circa 14 zeppole San Giuseppe al cacao avremo bisogno di 200 g di farina 00, 50 g di cacao amaro, 250 ml di acqua, 200 g di burro, un pizzico di sale, 6 uova medie. Per la farcitura 1 litro di latte, 200 g di tuorli, 200 g di zucchero e 80 g di amido di mais. Io ho sostituito i 200 g di burro con 200 g di olio di semi. Per prima cosa in un padellino andiamo ad inserire l'acqua, l'olio vegetale o il burro e il sale. Accendete il fuoco e portate a bollore. Mescolate la farina ed il cacao e non appena l'olio avrà iniziato a sfregolare gettiamo in un sol colpo le farine. Spegnete il fuoco. Quando la farina sarà perfettamente inglobata, riaccendiamo la fiamma dolcemente. Diamo una cottura di un paio di minuti, sino a quando sul fondo del padellino si andrà a creare una crosticina sottile. L'impasto dovrà staccarsi perfettamente dalle pareti. Trasferite l'impasto in una boule di vetro e allargatelo in modo tale che si raffreddi. Quando l'impasto si sarà sufficientemente intiepidito, iniziamo ad unire le uova una per volta. Il secondo uovo andrà inserito quando il primo sarà perfettamente amalgamato. L'impasto dovrà risultare morbido, vellutato, non liquido. Bagnate il fondo di una leccarda e posatevi un foglio di carta forno. Trasferite l'impasto in una sacca a poche e iniziate a dare forma alle vostre zeppole. Dovrete praticamente fare un paio di giri sovrapposti, 1, 2. Lasciatele distanziate perché ovviamente nel forno cresceranno. Preriscaldiamo il forno a 220 gradi e diamo una cottura per i primi 10 minuti a questa temperatura, poi andremo ad abbassarla. Dopo i primi 10 minuti abbassate la temperatura a 200 gradi e proseguite così per altri 15 minuti. Abbassate la temperatura a 180 e proseguite per altri 10 minuti, ma questa volta con la cottura a spiffero. Cosa vuol dire? Dovete lasciare leggermente aperto lo sportello del forno. Fate raffreddare nel forno a spiffero. Prepariamo ora la crema, tuorli, zucchero. Amalgamiamo il tutto evitando i grumi. E andiamo sul fuoco a fiamma dolce. Se lo gradite potete aromatizzare la crema con una spolverata di cannella. Abbiate cura di girare spesso la crema in modo tale che non si formino grumi e non si addensi bruciandosi sul fondo. Spegnete al primo bollore e coprite con pellicola. Ponete completamente a contatto in modo tale che non si formi la pellicola sulla crema e lasciate raffreddare sino ad utilizzo.